su, sei buono, adesso basta. Ma perché basta? Tu mi piaci tanto, lo sai. Oh, lo so. E allora? E allora vattene. Mio padre è un uomo di maniere molto spicce, preferisco che non ti veda. Va bene, ma prometti che domani ti rivedrò. Te lo prometto senz'altro. Buonanotte, Pops, sei tremendo. Sogna di me. A domani. A domani. Buonasera. Cercava me. Buongiorno. Lei ha appuntamento? Ah, sì. Mr. Paul Johnson, ore 10, per esame del sangue. Nessun esame. Come ha detto? Nessun esame. Trasfusione. Per caso lei avrebbe paura dell'acqua e della siringa? Non ho paura, ma sono solo qui per una trasfusione. Mi dispiace, ma l'esame del sangue è indispensabile. Non pompiamo sangue come benzina da un serbatoio, dobbiamo sapere se è letile è necessario. Beh, siede, il dottore verrà fra poco, abbia pazienza, prego. Ci sono delle riviste là sopra. Il dottor Kavanagh subito in patologia. Il dottor Kavanagh subito in patologia. Oh, dottore, ecco Mr. Johnson, deve fare una trasfusione urgente. Va bene, Mr. Johnson, provvederemo subito. Nadine, veda intanto lei a che gruppo appartiene. Ma vorrebbe la trasfusione senza esame del sangue. Vuole accomodarsi, prego? Si metta a sedere. Dunque, Mr. Johnson, perché non vuol fare l'esame del sangue? Preferisco tacerne i motivi. Oh, sì. Allora provi a rivolgersi altrove. Qui non siete all'altezza. Sì, anche bene. Ma non c'è medico al mondo che faccia trasfusioni senza conoscere il gruppo del paziente, il fattore RH e tutto quel che segue. Sbagliare gruppo può essere letale. A me urge il sangue, io muoio.
Il mio gruppo è O. Mi dispiace, ma questa sua dichiarazione non mi basta. Non tocchi nulla. Osservi. Non sanguina. Sanguinerà tra qualche istante in modo leggero e sporadico. L'hanno visto altri medici? No, nessun medico. Ha mai fatto ricerche cliniche? Provvede o no alla trasfusione? No, senza la preventiva analisi. Lei insiste a dire che senza l'analisi la trasfusione è impossibile? Impossibile. E allora avanti. Prelevami il sangue così potrai analizzarlo. Potrai studiarlo con i tuoi sistemi di terrestre e prescrivermi i rimedi. Ma guai a te se parli. Ricordalo bene. Guai a te se riferirai a qualsiasi essere tuo pari la storia orribile della mia tragedia. Scusi, uno strano malessere. Sono pronto per l'analisi. Lei ha cambiato idea? Bene. Si tolga la giacca. Non le farò male. Fantastico. L'agglutinante si disintegra senza interruzione alcuna e si ha così la distruzione della struttura cellulare del sangue. Ma è impossibile. Questo è del suo gruppo. È un pezzo che fa l'infermiera Sono circa 7 anni. ed è molto abile. Sono domande da farsi queste. Stia zitto, ora torno subito. Aspetti. Lei lavora solo nelle cliniche o si occupa di altri malati? Beh, occasionalmente. Allora d'accordo. Lei lavorerà per me. Mi scusi, con che compiti? Col solo compito di curarmi e garantirmi la vita. Mr. Johnson, nessuno a questo mondo può garantire la vita. Né in questo né in altri mondi, credo. Non si ponga problemi. Mi dica che paga le danno per il lavoro che lei fa qui. Mr. Johnson, ammetta che la sua domanda è indiscreta. Può darsi. Ma se lei accetta di assistermi, le darò $200 alla settimana. Stia a sentire, caro signore, nessuna infermiera si è mai sognata di guadagnare tanto denaro. È ridicolo. Non si offenda, ma la sua proposta non mi convince. Però se ricevesse un ordine preciso dal dottor Rochelle, la accetterebbe? Non ho l'abitudine di disobbedire ai miei superiori. Va bene. Vada a dire al dottore che ho bisogno di parlargli. Sì, Mr. Johnson. Ogni sera gli somministrerà 500 centimetri cubi del gruppo O fino a ordine contrario. Sì, dottore. Ma che ha, poveretto? Fenomeni inesplicabili. Ma una diagnosi... La diagnosi è emorragia interna. Capisco. Quanto vivrà? Non lo so. Ha bisogno di sangue ogni giorno. Perciò lei lo assisterà a casa sua. È sua questa? Perché? Perché io non ho mai visto nessun altro capace di trasgredire il regolamento tante volte insieme. È un agente molto aggressivo. Conosco questo agente, salga in automobile. Ci penso io. Grazie, mia cara. Non scrivere, Harry, e procediamo con ordine. Comincia a spiegarmi che ha spostato il cartello di non parcheggio e poco fa, sbagliando mano, è passato col rosso ancora acceso. Senza contare la direzione vietata. Smettila di fare il pignolo, metti via il blocchetto e lascia che spedisca a casa questo cliente che non sta bene. Forse gli manca qualche rotella, vero? E lo seguirò per vedere se combina nuove stranezze. E un'altra volta arresto te. Perché? Io non ho fatto niente. Sei complice. Venga e si goda una amena lettura. E quello là che cosa vuole? Mi ha scortato dalla clinica qui. Non dovrebbe uscire solo finché non sarà più pratico della guida. Su, rientriamo, Jeremy. Prepara una stanza, aspetto un ospite. Ha trovato compagnia?
Di stanze ce ne sono parecchie. Apri quella esposta a mezzogiorno. Io vado in cucina, non disturbarmi. Jeremy, non ti pago per essere spiato, capito, vero? Nel tuo interesse ti consiglio di non oltrepassare certi limiti. Scusi, principale, non lo farò più. Lo spero. Fa presto a preparare la stanza. Miei rispetti, sono il segretario. Johnson ti aspetta in salotto. Io mi chiamo Jeremy. Se ti serve qualcosa, baby, suona il campanello. Per ora mi serve che non mi si chiami baby. Va bene, principessa. Scusi il ritardo, Mr. Johnson. Ho dovuto perdere un po' di tempo in clinica. Le scuse sono superflue. Le mostro subito la sua stanza. Grazie. Jeremy e io viviamo soli in Miss Storey. Lei è la prima persona che entra in questa casa. Siamo qui da un mese. Jeremy, è ora che tu controlli se tutte le serrature delle porte sono chiuse. Bene, padrone. Porta sulla valigia di Miss Storey. La sua camera è di sopra, prego. Ha una bella casa, Mr. Johnson. Io ho la casa che mi serve. Lei sarà stanca. La trasfusione l'ho fatta oggi e perciò lei non ha impegni con me fino a domani. Allora buonanotte, Mr. Johnson. Mr. Johnson! Sì, Miss Storey? Mi aveva chiuso a chiave. Sì, infatti. Perché? Forse le dispiace. Quando voglio chiudermi a chiave, amo farlo da me stessa. Nel mio mondo che ho lasciato da poco, nessuno oserebbe riposare senza premunirsi così. E qual è il suo mondo? Non mancherà l'occasione di parlarne. Buonanotte, Miss Storey. Sì. Buonanotte, Mr. Johnson.
morte è sul nostro pianeta. Dovete sopportare ancora. Parlami delle creature terrestri. Sono esseri inferiori, subumani, deboli e paurosi. Dimmi del loro sangue. È quasi come il nostro. Se ne ho spediti 30 centimetri cubi per campione. Ne servirà molto. La morte è in agguato su di noi. Il tempo vola e devi provvedere. Diversamente periremo tutti. Forse il sangue di questo pianeta risponderà allo scopo. La tua missione sulla Terra deve essere compiuta in non più di 5 o 6 fasi. Nella prima studierai tutte le caratteristiche dei subumani terrestri. Lo studio è in corso. Nella seconda fase dovrai essere in grado di aumentare la quantità di sangue terrestre che già stai inviando sul nostro pianeta. Seconda fase, aumentare il quantitativo. Nella terza fase poi dovremo ricevere un campione vivente, un subumano da usarsi per le ricerche con vivisezione. Terza fase, un campione vivente. Tu sei la quarta fase. Se con il sangue terrestre tu vivrai, anche il nostro pianeta rosso potrà sopravvivere. Io sono la quarta fase, vivo o morto. Se il sangue terrestre preserverà la tua vita, la quinta fase sarà il soggiogamento dei subumani terrestri e la vita del nostro pianeta con il loro sangue. La quinta fase sarà il soggiogamento, il comando sui terrestri se io vivo. La sesta fase sarà la totale distruzione del pianeta Terra in seguito ad un ordine che tu darai nel caso di un completo insuccesso del tuo esperimento. La sesta fase sarà la distruzione della Terra prima della mia fine. La sesta fase chiude le istruzioni. La sesta fase conclude. Ritornerò. Si è già alzato? Porta la colazione a Miss Storey e poi aspettami con la macchina. Devi accompagnarmi alla biblioteca. Mangi qualcosa prima di uscire. Ho l'impressione che viva d'aria. Non ha bisogno d'altro? No, grazie. Vabbè. C'è gente in casa? Sei tu, Jeremy? Sì, con cibarie. Metti tutto là sopra, prego. Ai tuoi ordini. Se vado avanti così potrò servire al Ritz. Avrò almeno le mance. Perché? Mr. Johnson non ti paga bene? Oh, benissimo. Quello non conosce il valore dei soldi. Sarei indiscreta se ti chiedessi qual è il tuo salario? Il mio è un salario da banchiere, baby. 300 alla settimana. Ma per far cosa? Oh, quasi tutto. E cioè? Cioè che nessun estraneo si avvicini alla cantina. Inoltre sono io che cambio i suoi lingotti d'oro in banconote. E tu che farai? Avrò cura della salute di Mr. Johnson. E della mia no? A che ora sei libera stasera? Non conosco ancora l'orario, Jeremy. Quest'oggi c'è proprio un buon miglioramento. Merito suo. Voglio sperare che le sue cure scongiureranno la mia morte. In ogni modo non mi sembra che le faccia molta paura la morte. E per quale motivo dovrebbe farmi paura? Non è davvero una cosa importante. Però non è neanche una cosa da desiderare che si presenti in anticipo. Questo è vero. Rispettiamo le proporzioni. Non avrò più bisogno di lei fino a stasera. Disponga pure del suo tempo come preferisce. Grazie. Farò un bagno in piscina. Hai deciso di inumidirti? Ho deciso di fare il bagno, se permetti, signor Se segretario. non sai nuotare, dimmelo e ti insegno. Sta tranquillo. Io nuoto come un pesce.
È proprio un pesciolino come te che vorrei prendere all'amo, lo sai? Oh, mi dispiace, Jeremy, ma temo che ti manchi l'esca adatta. Buongiorno. Io rappresento la Airways Vacuum Clearing. È lei il padrone di casa? Sì, io abito qui. Bene. Allora, se permette, Lei vorrebbe vendermi quell'aspirapolvere? non voglio venderglielo, signore. Vorrei solo darle una dimostrazione gratuita. Se poi le piace, lo compra. Se no, non lo compra. E noi non forziamo le vendite. Questo è uno dei tipi standard. È di funzionamento perfetto e toglie in pochi istanti qualunque sporcizia da qualsiasi parte. Il suo prezzo... Mi dispiace, non mi serve. Beh, mi lasci finire. Questo, come lei può constatare, è un vero miracolo di meccanica moderna. Per chi lo adopera non esistono più problemi di pulizia nemmeno per i più oscuri meandri della cantina. E pulisce anche i tubi. Non insista e se ne vada. Beh, una piccola prova non costa assolutamente nulla. Se lo vede all'opera sono certo che lei cambia da flip a flap. Niente flip e flap. Niente flip e flap. Ma scusi, mi lasci solo 5 minuti nella sua cantina e le dimostrerò che questo autentico gioiello è in grado di compiere veri e propri miracoli. Ne è sicuro? Sicurissimo. E in soli 5 minuti. Si accomodi, giovanotto. Sarò lieto di vedere in azione il suo aspirapolvere. La ringrazio. Lo vede in quei tubi di scarico che sporcizia? Sono tutti pieni. Che gusto ci prova a tenerli in quello stato? Boh. Per fortuna però sono qui io, Stia attento così impara, Disgraziato. Jeremy, come devo dirtelo che non voglio che suoni il clacson? Ogni suono violento mi dà fastidio, ricordatelo. Ma quella macchina ci ha tagliato la strada. Jeremy, chi è questa gente? Questa non è gente, sono barboni. Barboni? Mi meraviglio che lei non sappia cosa siano. La conoscono tutti questa specie di vagabondi. Sono infelici. Ah, infelici quei tipi lì. Gli dia del vino, anche spirito da ardere, zomperanno di gioia. Seconda fase. Che cosa ha detto? Parlavo tra me. Jeremy, più tardi inviterai uno... No, tutti e tre quei signori a pranzo stasera. A pranzo, vuol scherzare? Stasera, Jeremy. Ora va alla biblioteca, svelto. Ma che razza di gusti. Torna pure a casa, Jeremy. Io qui ne avrò fino alle 5. Bene, padrone. È in panne, dottore? Oh, Henry. Sì, credo che questa carretta sia malata cronica. Dove va? A salutare Nadine e il suo cliente. Monti su, le do un passaggio. Grazie. È chiaro che lei oggi non è in collera con Nadine. Se no avrei dovuto fare la strada a piedi.
Jerry! Ciao. Ah, da come vede direi che si è già ambientata. Devo tenermi in forma. Vedo che ha un nuovo autista. Ah. Perché ingombrate la strada? Ah, questo è Pittsburgh Perry, l'abitué della Gattabuia. Ah, mi scusi, sergente, non l'avevo riconosciuto. È un poco di buono. Sì, e ho l'abbonamento alle patrie galere. Come mai lavora? Jeremy, di al dottore di accomodarsi in casa. Poteva dirlo a me direttamente. Le mostro la strada. Dunque Jeremy è un birbante. Di prima forza. Temo che Mr. Johnson avrà delle sgradite sorprese. C'è caso che voglia redimersi. Entra anche tu, ti preparerò una tazza di caffè. Grazie, Jeremy. Puoi andare. Immagino, dottore, che lei avrà continuato le analisi. Oh, certamente, Mr. Johnson. Vorrei rivolgerle alcune domande. Desiderio esaudibile. Anche se sarà difficile che io le dia risposte precise. Ha parlato con qualcuno del mio caso? No, io penso che sia meglio mantenere il segreto. Ottima idea, dottore. Vuol darmi qualche ragguaglio sulle analisi? Sì, ben volentieri. Anzitutto, il suo sangue è diverso da qualsiasi altro da me esaminato. Diverso in che? Nella sostanza. In primo luogo, nessuno sulla Terra dovrebbe poter vivere con così pochi globuli rossi. Continui. In secondo luogo, nelle sue vene avvengono cose incredibili. Il progressivo calo dell'agglutinamento distrugge la struttura basica del sangue. Il risultato è... L'evaporazione del sangue. Non semplifichi eccessivamente. Il sangue è impossibile che evapori dalle vene. Il termine più preciso sarebbe... Evaporazione può bastare come termine, dottore. Ha scoperto la causa? Non ancora. Ma spera di scoprirla. Lo spero. Affronterò qualunque sacrificio pur di risolvere questo difficile problema. Dio non voglia che questa nuova malattia colpisca la nostra terra. Sì, Dio non voglia. Ma scusi, lei ignorava la sua infermità? No, non la ignoravo. E non ignoro nemmeno che se non trovo un rimedio, il mio sangue esausto diverrà polvere ed io morrò. Beh, i medici hanno anche il dovere di far coraggio ai pazienti. Questo è un accorgimento buono per i bambini. Continui i suoi studi e ritorni da me quando avrà raggiunto risultati maggiori. Affretterò le ricerche, stia tranquillo. Ma lei sa che il tempo è il migliore alleato in certi casi. Il tempo, infatti, è l'alleato che cerco. Spero di rivederla presto, dottore. In cucina quel poliziotto racconta un sacco di storie sul mio conto. Tu qui sei al sicuro dai poliziotti. Digli di riaccompagnare il dottore in clinica. Poi torna nel parco e conduci gli ospiti per il pranzo. Ma padrone... Vai. Allora vengo alle 7. Va bene, vieni pure alle 7. Ma dovrò rincasare presto. Guarda che roba cuori. Come te la passi, Pittsburgh, qui dentro? Benissimo. Ordine del padrone, riaccompagna il dottore. Riga dritto, giovanotto, perché da oggi terrò d'occhio questa casa. A stasera. Ok. Un piedi piatti. Jeremy non l'avrei mai creduto. Ti supponevo solo scemo. Mi è sparito un accappatoio nuovo di zecca. L'hai preso tu? No, non calunniarmi. A pranzo? Non dir balle. E chi pagherebbe? Nessuno, è il mio padrone che ti invita. Ah. C'è il vino tua? Sì, e avrai una bottiglia di cognac quando esci. Affare fatto. Hai due amici. E fini. Ehi, storto! Dritto! Sono nobili decaduti. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow.
Perché fai il poliziotto? Per vocazione. Noi due si vede che dobbiamo proprio avere il complesso dell'aiuto prossimo. Già, tu per infermiere. E ne sono contenta. Ti piace il nuovo posto? Ma così. Però ho l'impressione che offra imprevisti interessanti. Johnson deve essere straniero, sai di dov'è? Dall'accento non sono riuscita a capirlo. Glielo chiederò. Sembra un tipo freddo. Freddo, ma anche eccentrico. Lo considero un uomo di intelligenza straordinaria, con le stravaganze proprie del genio. Specie al volante. Se li leva mai gli occhiali? Non lo so. Ma perché mi fai questa strana domanda? Beh, perché mi sembra voglia nascondere gli occhi. Non è presto per dare il via al tuo famoso fiuto? No, cara, non è mai presto quando c'è di mezzo chi mi interessa. Al corso per infermieri ci insegnano anche a difenderci. E fanno bene. Ecco, sei arrivata. Jeremy! Grazie, Harry, sei stato molto gentile. È il trattamento che riservo alle infermiere di alta classe. Che strane idee mi vengono. Non mi piace questo posto, sii prudente, Nadine. Oh, sta tranquillo, sono una ragazza in gamba io. Lo so. Buonanotte. Buonanotte. Allora, adagio e poi torna subito qui. Cerca di spicciarti. Ho lavoro urgente. Fa piano. C'è il diavolo dentro? Vogliamo farla adesso, Mr. Johnson, la sua trasfusione? No, preferisco farla fra un'ora. La chiamerò io, signorina. Grazie. Prego. Questa notte spedirò il sangue come da ordini della seconda fase. Lo studio di cui alla prima fase procede bene. Fra 24 ore terrestri potrò mandarvi un subumano quale campione vivente per le vostre ricerche con vivisezione. Auguro che il mio esperimento possa raggiungere lo scopo di salvare l'esistenza del nostro pianeta rosso. L'incarico la Kranz per ora. Cerca le impronte. No, negative. Sì? Sì? Sì, punture sul collo come tutte le altre. Va bene, tenente, le darò notizie appena possibile. 13° caso, vero? Purtroppo. 13 persone uccise dallo stesso assassino. Finirò per credere che i vampiri esistono. Nessunissimo indizio? Al solito. Un diabolico vampiro che sparisce come un fantasma. Cerca solamente una cosa, sangue. Noi che possiamo inventare per prenderlo? Io non so come fa, ma le vittime le uccide come se le fulminasse. Poi prende il sangue. 13. E forse più. È sparito anche un giovane piazzista. Vendeva aspirapolvere e la sua ditta lo sta facendo cercare dappertutto, preoccupatissima. Preoccupatissima per l'aspirapolvere. Non dar retta, Giorgio, ce la farei. Non ho più la minima fiducia. Chi sarà la futura vittima? Lei mi ha detto che è orfana, ma avrà dei parenti, vuol parlarmene? Perché? Le interessano i miei parenti? Una innocente curiosità di malato. Allora le dirò che ho una zia a Detroit che pesa 200 libbre ed è ghiottissima di salsicce. È affezionata a sua zia? Sì, come una figlia. Molto spesso la chiamo al telefono e facciamo dei lunghissimi discorsi. Vuole aumentare il flusso del sangue quest'oggi, Miss Story? Mr. Johnson, fino a pochi giorni fa lei non sapeva nulla di queste cose, quindi le sue attuali nozioni mi sorprendono. Ho letto dei trattati. Li ha letti in 3 giorni? Sì. E anzi confido nel suo aiuto per conoscere degli importanti particolari sfuggiti alle mie ricerche. Per esempio? Per esempio, oggi si segue il metodo all'uranio per eseguire l'esame del cancro, e questo perché l'uranio è attratto dall'area cancerosa. Ma i libri non spiegano i motivi di tale attrazione. Lo credo, il motivo è ancora ignoto. Io invece lo spiegherei così. Poiché il cancro attrae la radioattività, il tessuto canceroso è evidentemente carico di un'energia negativa. Questa si capisce è solo un'ipotesi, e lei che ne pensa? Io purtroppo non sono in grado di darle una risposta. Ma ora lei stia immobile e non parli durante la trasfusione. Sì, molto bene.
L'uomine in cielo. Gamba in aria, Laila. Ecco il terrestre per le ricerche. Mi seguirà sul mio stesso raggio. Con la sua partenza la terza fase sarà conclusa. La terza fase è conclusa. La prima fase si avvia a conclusione. Devi concludere presto anche la quarta. La zona nord del nostro pianeta è già spopolata. Spopolata. I nostri corpi si dissolvono. È sempre più urgente sapere se il sangue terrestre può essere determinante. La conclusione della quarta fase vi sarà nota tra 3 giorni solari terrestri. Riferirò al Consiglio ciò che prometti. Ricorda bene, hai detto 3 giorni. No, aspetta un momento, fammi vedere se ha mangiato qualcosa. Niente. Non mangia mai, anzi a volte credo che getti tutto dalla finestra. Adesso non dire sciocchezze. Ma che roba è? Acqua. Acqua nera? Non era mica nera quando gliel'ho portata. Beh, sembra una soluzione chimica. Quell'uomo è impastato di mistero. Lo credo anch'io, Jeremy. Baby, ho paura per te. Oh, Jeremy. Quali delle sue stranezze ti hanno più colpito? Impossibile dirtelo, amor mio, perché sono una peggio dell'altra. 2 giorni fa, per esempio, ha voluto a pranzo quei 3 straccioni, ricordi? Sì, li ho visti mentre uscivo per andare da Harry. Tu sei uscita, ma loro ancora no. Come ancora no? Lui, dopo pranzo, mi ha mandato a lavare la macchina e più tardi mi ha detto che i barboni erano usciti. Una palla. Io mi ero messa apposta fuori dal cancello e non li ho visti. Non vorrei farmi credere che li abbia nascosti da qualche parte. Beh, tutto è possibile. Ma tu non sai che altro inghippo ho scoperto stanotte? Che inghippo? Il principale è tornato a casa alle 2 in compagnia di un figlio del sollevante. Sì, e gli teneva il codino. Nadine, c'è poco da scherzare. Ha condotto il cinese nella sua stanza e anche quello è sparito. E stamane lui era tranquillo come se non fosse accaduto niente. Infatti sarà così. È quello che spero per farmi un po' di coraggio. Ma a volte mi vengono i brividi. Sì, anche a me. L'unione fa la forza. Facciamo un sopralluogo? Forse prepara una bomba atomica in cantina. No, sono tutte fantasie, Jeremy. Mr. Johnson merita certo la nostra fiducia. Però come infermiera ritengo sia mio dovere portare questa roba al laboratorio perché l'analizzino e mi dicano cos'è. Lui la beve. Sì, per nutrirsi. Dove andiamo oggi, capo? Prima mi accompagnerai dal solito libraio a Towley Hill. Dopo porterai la macchina in officina e infine con la macchina o senza mi aspetterei al solito parcheggio. Ma perché in officina? Voglio che controllino il motore, temo di averlo troppo stapazzato in questi ultimi giorni. Ok. È Miss Storey con la sua macchina. Sì, va in città a vedere un film. Se non sbaglio questa è roba sua. Sì, l'aveva perduta. In cantina, Jeremy. Ridagliela. Non hai idea del suo composto? No, non ancora. Dove l'ha trovato? Questo è un segreto che le svelerò poi. In ogni modo ritengo che si tratti di un superalimentante. Questo liquido è forte. Allora farebbe meglio a rivolgersi a un internista. Lo so, ma credo che interesserà più lei. Al telefono, Nadine. C'è il capo della polizia. Figurati. Scusi un attimo. Dottore, ho finito l'analisi del sangue di quel cane morto ieri mattina. Allora? È rabbia, purtroppo. Un caso violento. Bene, applichi subito l'etichetta e lo chiuda nel frigorifero. Poi lo controllerò. Pronto? Il capo della polizia? Qui parla la direttrice degli ospedali riuniti. Sì, già direttrice, sei capace di tutto. Sì, anche di volerti un gran bene. Questa è la cosa più naturale del mondo. Ci sono novità? Beh, si parla di un'eclissi di luna a Johannesburg nel Sudafrica. E se eclissassimo una bistecca? Monto di servizio alle 9. Va bene. Alle 6 in punto. Ciao. Ciao. Le dispiacerebbe tornare stasera alle 8? Proverà l'analisi di quel liquido. Oh, ecco davvero un controtempo seccante.
Ho parlato con Harry e certo mi accompagnerà all'Eldorado. Conosci il posto? Molto bene. Allora restiamo d'accordo in questo modo. Alle 8 venga a tenerci compagnia, così potrò vedere l'analisi. Con piacere. A stasera, arrivederci. Perché sei sulla Terra? Sono fuggita. Deimos mi ha aiutato a raggiungerti. Tu sai che chi sorpassa il muro della dimensione è condannato a morte. Il pianeta Marte è un cimitero, la riserva di sangue esaurita. Si uccidono l'un l'altro per procurarsi sangue. Se io fossi rimasta mi avrebbero trucidata. Non denunciarmi, perdonami. Non ti denuncerò, ma al solo patto che tu esegua i miei ordini. Puoi essermi di grande aiuto nel corso della mia missione. Eseguirò i tuoi ordini. Tu terrai i collegamenti. Sai se è arrivato il subumano partito con raggio tridimensionale. Andava bene come campione vivente. Chi l'accompagnava è morto. Hanno ucciso anche lui per prendergli il sangue. Il campione vivente da te inviato ci è giunto cadavere. Il raggio l'ha espulso. È rimasto schiacciato alla fine della parabola. Schiacciato. Il Consiglio degli Esperti da questo fatto ha dedotto che il raggio tridimensionale è troppo debole per trasmettere dalla Terra al pianeta rosso un essere vivente con sangue terrestre. Se questo è vero, né tu né io potremmo far ritorno. Controllerò spedendo un altro campione stanotte. Fatica inutile. Noi siamo destinati a rimanere sulla Terra finché vivremo. Io non mi lamento perché preferisco vivere qui piuttosto che assistere all'agonia del nostro pianeta. Che durata può avere la tua vita? La risposta è spaventosa. Se entro 4 cronocti di tempo tu non potrai procurarmi il sangue di cui il mio corpo ha sete, uccidimi. Avrai il sangue. Nadine? Nadine, si può sapere da chi ha avuto quel liquido? Oh, salve, Harry. Salve, dottore. Risponda. È interessante. Sarebbe molto meglio dire mirabolante. È un composto fantastico. Non solo contiene le vitamine a noi già ben note, ma anche altre sconosciute finora. E la sua struttura basica è un concentrato di quantità, superficie, energia e controllo della dieta. Il tutto nella stessa struttura molecolare. Quindi ciò che lui beve è riunito in una sola unità primaria. Sì. Ma chi è lui? Mr. Johnson. Ah, per conto mio continuerò a nutrirmi come il solito. Credi sia possibile riprodurre il composto di Johnson? Scusi, ne abbiamo già parlato abbastanza. Ah, e io mi mangio una bella cotoletta. Questi luoghi assomigliano a un nostro museo dell'età primordiale. La Terra è ora come era il nostro mondo a quell'epoca. La tua osservazione è giusta. Adagati là sopra, ti darò il sangue che ti occorre. Di prima taglia? Garantita, la troverà tenera come il burro. Proprio non vuol più parlarne di quel superalimento. No, cara, assolutamente no. Non capisco perché. Nadine, l'ho studiato tutto il giorno. Le ho descritta ed elogiata la composizione e mi sembra che basti. Ora vorrei finire il pranzo e tornare in clinica. Su, non insistere. Va bene, parleremo di insalata. Ho finito. Dimmi come ti senti.
Mi sento strana. Il sangue di questo pianeta è ricco. Presto avrai nuove forze. Alzati. Dobbiamo andare via, è tardi. Ho come un rimescolio nel sangue. Passera. Mi porti dove dimori? No, sarebbe imprudente. Cammina in questa direzione e troverai un albergo. Ma starò sola fra i subumani, ho paura di tradirmi. Un terrestre ti parlerà vocalmente, costringi il tuo pensiero a un'assoluta capacità ricettiva ed imitala al suo linguaggio come nelle tue facoltà. Noi resteremo in contatto. Verrò da te all'albergo quando la luce terrestre segnerà qui il mezzogiorno. Chiama qualcuno. Sta molto male, mi aiuti ad alzarla. È proprio alla fine. Che faccio, dottore? Le massaggi le braccia. È ancora viva? Guardi i suoi occhiali, sono come quelli. Sì, ho visto. Bisogna che glieli tolga. Sta morendo. Chiami anche l'oculista e telefoni alla polizia. Sì, ne abbiamo parcheggiate molte stasera. Ecco, $1. Grazie. Fermo. Tu verrai con me. Ho bisogno di un altro campione vivente. Guida la macchina dove io ti ordinerò. Pronto? Come? È un quarto d'ora che stiamo. Sono appena rientrata, perché gridi? Ti parlo dalla clinica. Qui è morta una donna poco fa. Sì. Johnson c'è? Stasera non rincasa. Senti, voglio che lasci il suo servizio immediatamente. Ma Harry, che dici? La donna che è morta aveva occhi orrendi. Ti spiegherò poi. Perché non subito? Portava lo stesso tipo di occhiali che porta Johnson. Nadine, quell'uomo non è un terrestre. Scusa, Harry, hai bevuto? Senti, se non dovessi entrare in servizio fra mezz'ora ti verrei a prendere di corsa. Ti prego, dammi ascolto. Johnson è pericoloso, vieni via. Non voglio credere che tu sia impazzito, quindi rimani in clinica più che puoi e io cercherò di rendermi conto della situazione. Ma sei scema, taglia la corda subito. Ciao, amore. È cosa impossibile per te fuggire. Vieni qui. Stia indietro! Non cerchi di raggiungermi! O chiamo la polizia! È inutile. Nessuno può proteggerti. Harry sospetta che sia un mostro. Io finirò per morire di FIFA. Dov'è adesso? Non lo so, è uscito dalla libreria con una donna occhialuta come lui. Ah, per questo mi ha detto che non rincasava. Diamo un'occhiata in giro. Ma se poi ritorna? Trovato niente? Nulla di importante. Ehi, baby. A che cosa serve? Chi lo sa, lo chiedi a me? Guarda. Questo deve essere importante. Tanto importante che mi reggo a stento in piedi. Non capisco. Sembra impalpabile e invece solido. Che cosa sarà? Qualunque cosa sia, nessuno al mondo può averlo fabbricato. Vuol dire che Johnson è un essere non di questa terra. Per saperlo bisognerebbe portare via tutto. Questo non lo porti via neanche se demolisci la casa. Di là ci sarà pur qualcosa. Vai in cantina e vedi se trovi un piccone. Sì, subito.
Sì, dottore. Harry le ha già detto di quella donna che è morta qui. L'ha raffrontata Johnson. È un raffronto che ritengo inesatto. E d'altronde sembra che quella donna avesse alterazioni ottiche solo esteriori. Ciò che invece è fantastico è che nel suo sangue l'agglutinamento si disintegrava. Ma allora è morta per questo? No, per infezione rabica. Cosa? Dovevo sperimentare il sangue di un cane idrofobo. E qualcuno le ha trasfuso quel medesimo sangue circa un'ora fa. L'incredibile è che sia vissuta durante la trasfusione. Oh, ma chi avrà osato far questo? Forse una persona che voleva ucciderla oppure ignorava la natura del sangue rubato. Io accuso Johnson. Lei pensa che Mr. Johnson abbia lo stesso male di quella donna? Io non metto in causa Mr. Johnson. Perché? Parliamo della donna. Credo di conoscere la causa dell'infermità che l'affliggeva. Davvero? Sì. A mio avviso la vittima deve essere sempre vissuta in un'area costantemente carica di materiali radioattivi e questa atmosfera le ha avvelenato il sangue. Ma dov'è una simile atmosfera? In un luogo dove le detonazioni nucleari possono rinnovarsi a periodi di anni, una specie di campo di battaglia nucleare. Sulla Terra non esiste. Sì, lo so, mia cara. Per questo ritengo che quella sventurata fosse precisamente un extraterrestre. E quel male lo crede curabile? Certo, togliendo il malato dall'atmosfera tossica e rinnovandogli il sangue. È il caso di Mr. Johnson? Io non parlo di Johnson. Esiste un'analogia? Nadine, la prego. Dottore, quell'uomo non ha un nefasto potere su di lei, non si è impadronito della sua volontà. Nadine, lei credo non sappia ciò che dice. Scusi, ma ho molto da fare. No, dottore, senta! Il dottore le ha detto che ha molto da fare, Miss Story. Mr. Johnson. Resti nella sua stanza. Tu non puoi sottrarti a me. Nessuno lo può. Lei può anche torturarmi, ma gli occhi non li aprirò mai! La difesa che cerchi non esiste. Potrai nascondere il tuo corpo, ma io troverò sempre la tua mente. Come il primo giorno trovai quella del dottore. Nadine, I am coming. Listen to me. I am not going to kill you. You and your doctor have cured me. You have saved the people of Devon. Because of you, we shall live. I am coming. È occupato. Il sangue di quella donna è stupefacente. E sarà convinta anche la polizia. Non posso aspettare di più, dottore. Devo prendere servizio. Peccato, mi avrebbe tenuto compagnia. Se chiama Nadine, le dica di scusarmi. Provi un'altra volta. C'è caso che adesso sia libero. Magari. È una pena saperlo in casa di quel mostro. Mr. Johnson non è un mostro. Sempre occupato. Buonasera, dottore. Buonasera, Harry. Nadine, eccomi. Dammi ascolto. Forse non ti ucciderò. Il dottore sì, perché non sa più tacere.
Lo vedi, Nadim? Ti ho già trovata. Potevi risparmiarti quella corsa. Sergente Walton, polizia. Pronto? Devo parlare con Harry Sherburne, cercatemelo subito. Si calmi, prego, parli intanto con me. Io sono un suo collega e amico, che cosa le succede? Presto! Lui mi insegue, mandatemi qui il mio Harry! Oh, presto, presto! Senta, la prego ancora di calmarsi. Mi dica dove si Ma chi trova. è? Bravo, arrivi giusto a proposito. Una ragazza ti cerca. Sì? Sei tu, Nadine? Harry, aiuto! Johnson mi sta cercando! Dove sei? Sono al parcheggio, il nostro solito! Aspettami, vengo lì. Non posso aspettarti! Nadine! Nadine! La mia ragazza è in pericolo. Prendi Sans con te. Sans! Non potrai correre sempre, Nadim. È il tuo amico, che vuoi che faccia? Dove sarà andata? È meglio che ci separiamo. Tu prendi la strada del nord, io prendo quella del sud. D'accordo. Niente sirena. Va bene. Aspettami. 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 Sei stanca di correre? Sì, molto stanca. Io non voglio ucciderti. Tu non vuoi uccidermi. Il primo campione vivente che ho mandato sul nostro pianeta si è schiacciato. Il raggio lo ha espulso. Tenterò di mandarne un altro. Tenterai di mandarne un altro. Andrai tu. Andrò io. Alzati e accompagnami fino all'automobile. Mille pericoli mi insidiano. Tu torna a casa mia. Mentre io distruggo i miei nemici, entra subito nel raggio di trasmissione che mi collega con Marte e preparati a partire. Mi preparerò a partire. Entro il raggio, non agitarti per non provocare reazioni espulsive. Spero di ritrovarti presto. Spero di ritrovarti presto. Nadine, l'ha ucciso Johnson? Sì, Come? con lo sguardo. È lui, vero? Sì, Stai bene? sto bene. Io bisogna che lo raggiunga.
occhi. Quando li avrai guardati sarà la tua fine. Guarda i miei occhi. Guarda i miei occhi. Quasi quasi lo compiango. Dici davvero? Certo, così lontano da casa, nessuno gli porterà un fiorellino. Tu scherzi e fai male. A me fa ancora paura. Era venuto sulla terra per distruggerci. Grazie a Dio non c'è riuscito. Andiamo.